Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di Nine Art Tree. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Come trattare gli altri e farseli amici è un'opera fondamentale di Dale Carnegie, pubblicata per la prima volta nel 1936 e da allora è diventata un classico nel campo delle relazioni interpersonali. Questa edizione aggiornata non solo mantiene la saggezza immutabile del testo originale, ma la presenta anche con nuovi spunti e riflessioni che si adattano ai contesti sociali ed economici moderni. Carnegie, attraverso le sue pagine, esplora le dinamiche delle relazioni umane e offre strategie pratiche e principi universali per migliorare le interazioni quotidiane. Questo libro non è solo per chi lavora in ambito commerciale, ma per chiunque desideri migliorare le proprie abilità sociali e creare connessioni significative nella vita personale e professionale. Con esempi concreti e storie di successo, Carnegie dimostra come il semplice atto di comprendere e rispettare gli altri possa trasformare le relazioni e portare a risultati positivi. La sua scrittura è motivante e accessibile, permettendo a chiunque di apprendere e applicare questi principi nella propria vita. Questo libro è un viaggio attraverso le migliori strategie per creare amicizie durature e influenzare positivamente le persone intorno a noi, rendendolo un must-read per chiunque desideri una vita più ricca e soddisfacente attraverso relazioni più forti. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il potere dell'empatia. Il primo passo per migliorare le relazioni interpersonali è sviluppare un forte senso di empatia. Carnegie sottolinea che comprendere realmente i sentimenti e le esigenze degli altri è fondamentale per stabilire rapporti solidi. L'empatia consente di mettersi nella posizione dell'altra persona, percependo le difficoltà e le gioie che essa vive. Ciò non solo aiuta a migliorare le interazioni, ma favorisce anche un'atmosfera di fiducia e rispetto reciproco. Carnegie offre tecniche pratiche per affinare l'empatia, come l'ascolto attivo, che implica dedicare piena attenzione a ciò che l'altro sta dicendo senza pensare a come rispondere. Questo approccio promuove una comunicazione più autentica e profonda, essenziale per qualsiasi tipo di relazione, sia personale che professionale. Ad esempio, si può iniziare una conversazione ponendo domande aperte e mostrando reale interesse per le risposte, creando così un legame che favorisce la comprensione e l'accettazione. Praticare l'empatia rende tutti più ricettivi e aiuta a risolvere conflitti prima che degenerino, rendendo le relazioni più armoniose e soddisfacenti. Secondo, criticare senza offendere. Un altro tema cruciale del libro è l'importanza di saper criticare senza ferire. Carnegie ci mette in guardia sugli effetti negativi della critica diretta, che tende a generare difensiva e rancore. Invece, propone un approccio più delicato, suggerendo di iniziare con un complimento sincero prima di affrontare eventuali critiche. Questo metodo aiuta a mettere a proprio agio l'interlocutore e riduce la probabilità di una reazione negativa. Il segreto sta nell'equilibrio. Riconoscere i meriti dell'altro prima di esprimere suggerimenti o critiche. In aggiunta, Carnegie consiglia di concentrarsi più sugli aspetti costruttivi che su quelli distruttivi. L'obiettivo deve essere quello di migliorare la situazione e non di abbattere l'altro. Per fare ciò è utile formulare critiche sotto forma di suggerimenti, portando l'attenzione sull'azione piuttosto che sulla persona. Così facendo, non solo si preservano l'autoefficienza e l'autostima dell'altro, ma si costruiscono relazioni più forti, basate su rispetto e collaborazione. Terzo, comunicare in modo efficace. La comunicazione è il fulcro delle relazioni e Carnegie spiega come affinare questa abilità possa portare a un grande miglioramento nella propria vita sociale e professionale. Egli suggerisce diversi suggerimenti su come comunicare in modo chiaro e persuasivo. Uno dei punti salienti è l'importanza di scegliere le parole giuste. La comunicazione non è solo ciò che diciamo, ma anche come lo diciamo. Il tono, la postura e il linguaggio del corpo svolgono un ruolo cruciale nel modo in cui il messaggio viene ricevuto. Carnegie raccomanda di adattare il proprio modo di parlare all'interlocutore,
utilizzando un linguaggio che risuoni con i suoi interessi e emozioni. Inoltre, il feedback è fondamentale. Rispondere attivamente alle affermazioni degli altri mostra che si è coinvolti e interessati alla conversazione. Infine, Carnegie consiglia di evitare argomenti controvertibili o toni aggressivi che possono mettere a disagio l'interlocutore. Una comunicazione efficace non solo crea legami più solidi, ma aiuta anche a prevenire malintesi e conflitti. Quarto, costruire relazioni durature. Carnegie dedica una parte significativa del suo libro alla costruzione di relazioni durature. Sottolinea che le relazioni non si formano dall'oggi al domani, ma richiedono tempo, cura e impegno. Un aspetto fondamentale è la volontà di investire energie e risorse per mantenere attive le connessioni sociali. Si offre un'analisi su come la gratitudine e il riconoscimento delle qualità degli altri possano rafforzare legami già esistenti. Un piccolo gesto di apprezzamento, come un ringraziamento sincero, può avere un impatto duraturo sulla percezione che l'altra persona ha di noi. Inoltre, costruire relazioni richiede una certa vulnerabilità. Essere disposti a condividere i propri pensieri e sentimenti aiuta a creare un'atmosfera di autenticità che incoraggia l'altro a fare lo stesso. Carnegie propone di dedicare del tempo a coltivare relazioni esistenti, mostrando interesse genuino per la vita e le esperienze degli altri. Infine, gli insegnamenti di Carnegie enfatizzano il potere dell'ascolto attivo come strumento chiave per costruire relazioni solide e significative che possono resistere alla prova del tempo. Infine, influenzare gli altri positivamente. Nel suo libro, Carnegie esplora anche il tema dell'influenza, una competenza fondamentale per chi desidera guidare le persone o ispirare cambiamenti positivi. La sua premessa è che influenzare gli altri non deve essere visto come una manipolazione, ma come un'opportunità per incoraggiare e motivare chi ci circonda. Per raggiungere questo obiettivo, Carnegie raccomanda di essere un esempio da seguire. Le azioni spesso parlano più delle parole. Inoltre, quando si desidera convincere qualcuno, è essenziale capire il suo punto di vista e i suoi bisogni. Essere in grado di presentare le proprie idee in modo che rispondano a queste esigenze crea un dialogo aperto e produttivo. Carnegie suggerisce di seguire la tecnica dell'ascolto attivo e di formulare domande strategiche per guidare il discorso nella direzione desiderata. Il potere della persuasione si basa sulla costruzione di relazioni di fiducia. Più le persone si sentono tranquille e comprese, più sono aperte ad accettare le nostre influenze. Alla fine, l'abilità di influenzare gli altri in modo positivo ci consente di migliorare le nostre esperienze sociali e professionali, rafforzando così la nostra rete di contatti. In conclusione, questo libro di Dale Carnegie si rivela una lettura indispensabile per chiunque desideri migliorare le proprie relazioni personali e professionali. Non importa quale sia il tuo percorso, le relazioni rappresentano un elemento cruciale nella vita di tutti noi e saperle gestire in modo efficace può portare a risultati straordinari. Carnegie fornisce strumenti pratici e consigli preziosi che possono essere applicati immediatamente. Dai principi dell'empatia alla capacità di comunicare in modo chiaro e forte, ogni lettore troverà insegnamenti utili per la propria situazione. La bellezza di questo libro risiede nella sua semplicità. Non richiede una preparazione specifica e i suoi principi sono accessibili a tutti. Chiunque desideri costruire amicizie genuine, migliorare le interazioni quotidiane e diventare un comunicatore più efficace, troverà in questa lettura un'opportunità unica. Ricordiamo che, alla fine, è il modo in cui trattiamo gli altri che influenza profondamente sia la nostra vita che quella degli altri. Leggere come trattare gli altri e farseli amici ci permette di riflettere sulla nostra vita e sulla qualità delle relazioni che abbiamo. È un'opportunità per migliorare noi stessi e costruire un mondo più sano e collegato. Se vuoi supportare Dale Breckenridge Carnegie, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.